Ciao a tutti, siamo arrivati al terzo vlog del nostro viaggio in Giappone e ahimè il prossimo sarà l'ultimo di questa serie. Con Claudia nello scorso episodio ci siamo rilassati nella piacevolissima Hakone, siamo caduti di nuovo nella trappola degli UFO catcher durante il nostro passaggio a Odawara e alla fine siamo arrivati a Kyoto dove saranno ambientate tutte le avventure di questo video. Dopo una colazione a base di espresso in lattina e dopo aver salutato i nostri amici tanuki nel giardinetto del Ryokan, siamo pronti a iniziare con il programma della giornata immergendoci nelle vie della città. Ah, ma sai questo è ciliegio? No. Non lo so, ci provo sempre. Allora, dopo i bagordi di ieri tra i negozi del Pokémon Store e del Nintendo dove abbiamo perso completamente la testa, io dicevo a Claudia metti tutto nelle buste senza regrets, così. Oggi siamo un po' più lucidi, anche più bellini perché ci siamo puliti, lavati, riposati e cominciamo il giro culturale e quindi la prima tappa culturale di Kyoto è il Gion National Garden, il giardino che ospita il Palazzo Imperiale. Oh, e se guardiamo sotto ci sono le carte. Guarda. Ma quanti koi ci stanno? Ci fissano. Ci guardano tutti. Siamo arrivati così presto e praticamente ci sono solo un po' di giapponesi che corrono e siamo solo noi. Molto bello così. La classica corda che uno poi fa gli inchini. E insomma, noi perché facciamo le cose un po' all'avventura senza informarci troppo, il parco del Palazzo Imperiale si può visitare gratuitamente, e mentre il Palazzo Imperiale in se stesso non siamo sicuri neanche si possa entrare dentro in generale, o forse solo con le guide, quindi tutto chiuso, però è una bella passeggiata. Ci siamo fatti un po' di foto sul portale principale, adesso andiamo a esplorare qualche altro punto e per pranzo staremo al market, al Nishiki Market, che è una zona dove c'è tantissimo street food, tutti i posti buoni da mangiare, un po' turistico, però siamo turisti e dobbiamo ammetterlo. La cosa bella almeno di un primo viaggio in Giappone è che qualsiasi strada uno percorre è interessante da vedere, poi ancora di più città come Kyoto che sono proprio delle caramelline, ed è divertente anche vedere un po' tutte quante le abitudini dei giapponesi, l'estrema pulizia e cura che hanno, un po' come in un paese italiano piccolo, direi. Ah, dei Nishiki Market. Le carte tipo Pokémon? Sono di Pokémon. Sì. Tipo. Vedi qua. E qua ovviamente un altro posto di caccia. È un posto di caccia? Dobbiamo fuggire. Ah, guarda, un mini tempietto. Ecco là. Un mini tempietto. Crab sticks buoni. No, vabbè, cominciamo a mangiare qualcosa, una cosa di granchio non sarebbe male da assaggiare. Primo assaggio del market. Tanto è volante. Posso andare io? Buono.
siamo arrivati al Nishiki Market, che è una zona di Kyoto piena di street food, e abbiamo già mangiucchiato 2 spiedini, uno di granchio e uno un gamberetto, buonissimi. E noi appositamente non abbiamo fatto colazione oggi, siamo arrivati qui molto presto, così che singolarmente ci prendiamo le cose, ce le dividiamo e possiamo assaggiare quanta più roba possiamo. Cambiamo totalmente genere, un mega moche con una fragola dentro il cioccolato. Vai. No, il cioccolato. Ci sta? Ah no, è Red Bean, sì sì. Com'è? Continuiamo con la gyoza, che a me piacciono tantissimo, il takoyaki, prima volta che mangiamo il takoyaki in Giappone, quelli veri, e 2 bicchieretti di sake. Tanto per darsi con E allora con Claudia abbiamo un appuntamento romantico come nei migliori anime nel caffè del matcha. Adesso vedrete che cose buone abbiamo ordinato. Vabbè, stiamo mangiando tanta roba, però poco. Praticamente il Nishiki Market è principalmente una via piena di turisti e giapponesi, tutti che stanno a mangiare e a bere, e quindi adesso ce la siamo passata una volta, adesso ritorniamo la facciamo forse altre 2 volte, mangiamo tutto. E poi prendiamo anche souvenir. E poi prendiamo un po' di souvenir e proseguiamo verso gli altri templi. Altro giro, altra corsa, un parfait al matcha e un dolcetto con dei mocha. Ah, è proprio mochi e anche un tè. E finiamo. Aspetta, tutti questi. Mi raccomando, non strisciate le sedie per terra. No. E finiamo in bellezza con i classici dango. Che quando l'ho fatti io erano di gomma e rimbalzavano per terra. Ah, sono particolari. Questi sono quelli prima che volevi. Ah, questi qua. Liberi dalle tentazioni di Nishiki Market, o più che altro dopo aver comprato, mangiato di tutto e di più, siamo arrivati al castello qui dietro a noi, prendendo, come ormai è il nostro classico a Kyoto, l'autobus, che ci divertiamo un sacco a prenderlo, dove l'autista chiacchiera tantissimo durante tutto il percorso. E adesso andiamo dentro a farci una passeggiatina e a fare un po' di foto soprattutto. Questa credo che sia una macchinetta per la fortuna. E allora siamo appena usciti dal castello Nijojo, che è praticamente dove diciamo, è iniziato e finito il periodo dello shogunato Tokugawa. Che vabbè, conosce un po' la storia del Giappone e soprattutto magari ha visto cartoni o film giapponesi. Questo è un periodo a cui i giapponesi fanno molto riferimento perché è stato un periodo lungo di pace, e tutto il giro si fa non potendo fare fotografie, che secondo me è ancora più bello, perché così uno si gode di più tutto quanto la passeggiata, e però è un po' freddino in questo periodo perché non si può andare con le scarpe e effettivamente d'inverno forse uno comincia ad andare un po' più veloce di quanto non dovrebbe. Adesso continuiamo il giro e il parco adesso ce lo dobbiamo fare tutto quanto. Ho letto che ci vogliono 1 o 2 ore per visitarlo tutto il parco perché è bello grande.
Non posso staccarsi. Se siamo attaccati. Perché così possiamo vedere uno io e tu. Ma come si staccano? Si staccano, c'è il magnete. Ah, c'è il magnete, La seconda mattinata a Kyoto inizia presto perché dobbiamo prendere il treno per il santuario di Fushimi Inari Taisha, famosissimo per le file lunghissime di portali tori. Vabbè, ma noi abbiamo già fatto i Tori Gate di Moto Agone. Anche d'estate deve essere bello. C'è l'ombra di... Ecco, anche così è decisamente suggestivo. Tipo uno si deve inchinare ogni singolo target. Ci metti 2 giorni così. In questo santuario dedicato al Kami Inari, dio del riso, delle volpi e patrono del commercio, ogni singolo tori è stato donato da un'azienda giapponese come buon auspicio. No, com'è possibile? Siamo velocissimi. Ma quale abbiamo preso? Bonito place. I can't believe my honeymoon is in Kyoto. Sembra che ho strati, tempi. Ma questa è la vera Kyoto. I can't believe this is the real Kyoto. Allora è stato un happy accident a scendere prima. Il punto giusto, stranamente. Questa è Nutella. Ma no, è un negozio che vende cose. Ah, è tessuti, come ti dicevo, e qui i tessuti vanno molto. A me, perché? E questo ce l'abbiamo vicino a casa. Pensa che questo è un altro pack. Oh, guarda qua quanto è pulito questo. Sì, ma sto film a me. Questi porci giapponesi video. Tra l'altro guarda, questo siamo noi quando beviamo la birra. Dove vai? Ah, questo niente, guarda. Carino. Ridendo e scherzando siamo capitati a un festival vero giapponese
Prima di uscire per andare al quartiere di Jon, famoso per le geishe, la padrona del nostro ryokan ci ha detto che dovevamo assolutamente andare a vedere la festa del Setsubun, che si teneva proprio quel giorno. Il Setsubun è una sorta di capodanno per l'inizio della primavera dove si fa una grande festa e si lanciano fagioli addosso a delle persone travestite da demoni per purificare il male. È stata un'occasione fantastica per vedere una festa giapponese per i giapponesi senza quasi altri turisti. Qui a fianco vendono i fagioli, quelli roster da Rayani. Anche questa puntata è terminata e dopo questa inaspettata visita a un festival giapponese siamo pronti nel prossimo vlog, l'ultimo della serie in Giappone, a tornare a Tokyo. A Tokyo ci lasceremo ancora di più andare allo spendaccionismo, vedremo la metropoli molto dall'alto e visiteremo tra le altre cose un tempio dedicato ai gatti. Come sempre grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo!